Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la BTFP VR, Flight Controller ideale per droni 1S, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. La RFC è presente in due versioni, 4 in 1 e 5 in 1, tutte le caratteristiche di base sono uguali, l'unica differenza è che la 5 in 1 integra anche una ricevente Express LRS a 2.4 GHz. Io ho scelto la versione 5 in 1, apriamo subito la confezione per vedere cosa troviamo al suo interno. Abbiamo il Flight Controller, un'antenna lineare, un cavo per l'alimentazione, viti e gomini per il fissaggio e una scheda USB per il collegamento e la configurazione su Betaflight. La BTFP VR è un FCIO con layout 26x26 mm, studiato appositamente per TinyWhoop e che fa della leggerezza il suo punto forte. Questo perché in un'unica soluzione abbiamo integrato tutto quello che ci serve, FC, ESC, VTX e ricevente. Vediamo ora le specifiche di questa scheda. Abbiamo una CPU G473 e un giroscopio ECM 42688p. Per quanto riguarda la CPU, la G473 rappresenta un po' la novità, infatti si tratta di un processore intermedio tra l'F405 e l'F411. Come possiamo vedere dalle specifiche, questo processore si avvicina tantissimo all'F405, distaccando nettamente il problematico F411. Oltre ad avere una buona potenza di calcolo, uno dei vantaggi del G473 è di avere 4 porte UART fisiche, in questo modo non dovremmo più ricorrere alle soft serial visti i limiti del vecchio F411. Per quanto riguarda il giroscopio, l'ICM 42688p con le ultime versioni di Betaflight funziona sempre meglio, quindi a breve non ci sarà più bisogno di rimpiangere il vecchio M+6000. Il target della scheda è BTFP G473, teniamola a mente per un eventuale aggiornamento futuro del Flight Controller. La BTFP VR dispone di una memoria flash da 16 MB per registrare i log della black box, in questo modo potremo fare il tuning di PID filtri del nostro modello. Abbiamo anche il chip dell'OSD in modo da visualizzare tutti i dati a schermo per sistema analogico. Ricordo che i sistemi in digitale invece non hanno bisogno di questo chip, perché i dati vengono inviati direttamente tramite collegamento UART. Passiamo ora alla VTX integrata. Come vedete nella scheda abbiamo questo connettore IPEX per inserire l'antenna. Mi raccomando, non dimenticate di metterla anche se collegate solo il cavo USB, perché la VTX viene alimentata completamente anche tramite connessione USB. Come sappiamo, quando alimentiamo la VTX senza antenna si rischia di danneggiarla in modo irreversibile. La VTX è una classica analogica 5.8 GHz con 48 canali, divisi nelle bande A, B, E, FR e Low Race. La potenza in uscita può essere selezionata tra 25, 100, 200 e 400 mW. Abbiamo la compatibilità con Smart Audio per cambiare le impostazioni della VTX direttamente da radiocomando o visori. Come abbiamo detto, questa scheda BTFP è una IO, ovvero integra anche gli ESC. Per quanto riguarda questa componente abbiamo degli ESC che ci garantiscono una corrente continua di 5 A, che sono più che sufficienti a gestire i motori che si abbinano di solito all'IPON a cella. Gli ESC sono degli 8 bit con firmware BlueJay 0.19, avremo quindi accesso immediato agli RPM filter senza dover fare nessun aggiornamento. Il firmware è compatibile con i protocolli di SHOT 300 e di SHOT 600, mentre la frequenza PWM è settata a 96 kHz, che dovrebbe garantire tempi di volo maggiori della media. Tutte le specifiche viste finora sono comuni alla versione 4 in 1 e 5 in 1, ciò che differenzia le due schede è che nella 5 in 1 abbiamo integrato una ricevente Express LRS a 2.4 GHz. La prima cosa da specificare è che la ricevente integrata è di tipo seriale, si configura quindi come se fosse effettivamente una ricevente separata dal Flight Controller. Nella pagina porta infatti dovrà essere attivato Serial RX nella UART 3. Nel tab ricevente assicuriamoci che qui sia selezionato Serial via UART e nel menu a tendina sotto CRSF. A questo punto vediamo come aggiornare la ricevente. Questo passaggio è importante in quanto dovremo inserire la nostra password per il bind, che dovrà essere la stessa che abbiamo scelto per il radiocomando. Dopo aver installato il configuratore Express LRS ci spostiamo qui e scegliamo l'ultima versione disponibile. In target scegliamo BTFPV 2.4 GHz. In device scegliamo BTFPV 2.4 GHz IORX.
Come metodo per il flash, Betaflight Pass-Through. Le opzioni qua sotto possiamo anche lasciarle tutte come sono. Qui inseriamo la nostra password che deve essere uguale a quella del modulo. Per finire clicco su Flash. Perfetto, aggiornamento completato. Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali e dal punto di vista tecnico si può dire che la BetFPVI risulta un'ottima scheda, grazie soprattutto al processore G473 che ci permette di usare Betaflight 4.5 senza troppi compromessi. La versione 5 in 1 si configura come uno dei flight controller più completi nel panorama Whoop 1S, perché abbiamo tutto quello che ci serve e non c'è null'altro da aggiungere. A tal proposito valutate di prenderla direttamente dal sito BetFPV, perché è lo store dove la trovate al prezzo più basso, con spedizione veloce e senza pagare dogana. In descrizione vi lascio questo link più qualche altro su dove trovarla. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.